Salve a tutti, sono qui con la seconda parte del nostro speciale dedicato alle giornate di primavera del FAI in provincia di Gorizia. La settimana scorsa vi abbiamo portato a Mossa, in quello che abbiamo chiamato un museo diffuso, e la risposta è stata straordinaria. Oggi torniamo lì con tanti nuovi contenuti da scoprire insieme. Vi portiamo a Villa Codelli e alla scuola materna Collodi, dove abbiamo avuto l'occasione di ammirare una splendida opera del maestro Tino Piazza. E poi vi mostriamo anche come raggiungere questi luoghi meravigliosi. Prima il percorso da Gorizia in automobile e poi, la parte che ci è piaciuta di più, il percorso ciclabile dal santuario del Preval fino alle altre località di Mossa. Un modo lento e autentico per vivere questo angolo straordinario del nostro territorio. Restate con noi, c'è tanto da vedere. Villa Codelli ci riserva anche un tuffo nell'eleganza. Tra le sue sale, la passione per la storia prende forma attraverso una collezione privata di abiti d'epoca ispirati al cinema e alle grandi corti europee. Che è questa passione? L'unica cosa che da sempre, da ragazza già, mi rilassava. E più le cose erano difficili e più mi rilassavano, perché mi impegnavo al massimo a farle. Spieghiamo, ci muoviamo un momento Sì, e mi dica questi due cosa sono. Allora, queste rappresentano la principessa Sissi e questo è il Francesco Giuseppe, e da questo lato troviamo il vestito indossato dalla madre di Francesco Giuseppe il giorno del fidanzamento, e le altre sono le dame di corte. Diciamo che c'è un segreto, ci sono anche delle altre coppie che vediamo là. Dall'altro Sì, lato, ma allora, vediamo che tutti questi vestiti sono a coppia perché? Perché io l'ho indossati questi vestiti, io e la mia famiglia, e andavamo nelle varie sfilate, sia storiche, medioevali e rinascimentali. Facevamo parte allora della Proloco di Cormons, abbiamo avuto l'occasione di girare sia in Italia che all'estero, parliamo di qua, della Toscana, del Veneto, dell'Austria, della Germania. Han sfilato questi vestiti. Diciamo questo, che la coppia l'avete fatto su misura dei vostri sì. corpi, suo e di suo marito? Esatto, e di mia figlia. E di sua figlia. Sì. Come venivano scelti i soggetti? I soggetti venivano scelti a caso, principalmente a caso, al momento. L'idea mi veniva al momento, senza nessuna predisposizione verso qualcosa. Sicuramente lo storico. Entriamo nel vivo della missione del FAI. La delegata goriziana ci spiega come nasce la scelta di valorizzare questi tesori. Subito dopo siamo all'interno della villa e nella chiesa adiacente per ammirare i suoi marmi policromi e stucchi settecenteschi. Quest'anno, nei giorni di primavera del FAI, c'è Villa Codelli a Mossa. Come viene scelto un luogo? Allora, il luogo, diciamo... O i luoghi? Già, infatti. I luoghi vengono scelti in base a quelle che sono le disponibilità dei proprietari dei luoghi o dei gestori dei luoghi, quando si tratta di proprietà o pubbliche o private, o in base a quelle che sono le possibilità all'interno di quelli che sono invece ambiti naturalistici. Nel caso di Villa Codelli e di Mossa abbiamo avuto la disponibilità dei proprietari di Villa Codelli, che ringraziamo veramente di cuore, dell'amministrazione comunale di Mossa, che altrettanto ringraziamo perché si è rivelata un ente molto collaborativo nei nostri confronti, e di, oserei dire anche dei parenti, dei figli di Tino Piazza, l'artista che è noto anche come Tino Danoale, che ha vissuto a Mossa tutta la sua età adulta, è stato docente all'Istituto d'Arte Fabiani di Gorizia e ha lasciato in Gorizia e nel Goriziano tantissime opere.
appunto oltre a Villa Codelli e al suo Folador, nel quale troviamo 3 mostre esposte in occasione di queste giornate FAI, abbiamo infatti anche l'apertura della scuola di infanzia di Mossa, al cui interno si trova un graffito di dimensioni veramente ragguardevoli, sono 3 metri e passa per 5 metri altrettanto, che narra nel suo paesaggio tutte le fiabe infantili. Quindi i bambini, quando vanno all'asilo a Mossa, io continuo a dire asilo anche se non si usa più questo termine, ma sono bel che vecchia, e quando vanno in asilo a Mossa hanno davanti ai loro occhi uno spettacolo artistico decisamente notevole ed importante. Poi tappa alla scuola materna Collodi con il ricordo dell'artista Tino Piazza. In questo asilo si trova un'opera splendida, un graffito di Agostino Piazza, Tino da Noale, realizzato con i fondi del 1961, con i fondi di una legge 717 che destinava il 2% praticamente a realizzare un'opera d'arte. Il 2% sul costo di un'opera pubblica lo destinava appunto alla realizzazione di un'opera d'arte, e questa è una di quelle, forse la prima in provincia di Gorizia. Cosa rappresenta? Rappresenta le fiabe per bambini, quindi c'è il gatto con gli stivali, c'è Pinocchio, c'è le favole di Hansel e Gretel. Dentro ci sono anche 2 elementi, tipo il San Giorgio che uccide il drago, e fanno parte invece della tradizione veneta. Qual era il suo modo di operare? Perché faceva queste cose? Perché lui fondamentalmente era un sognatore, era un bambino cresciuto sostanzialmente, aveva tutta la saggezza del contadino che proveniva da un paese del Veneto, ma lui aveva studiato a Venezia, aveva assorbito tutte le meraviglie di Venezia, quindi lui conosceva perfettamente l'arte musiva, conosceva moltissime opere di varie epoche, e quindi frequentando poi i laboratori del Magistero, nei vari laboratori, lui aveva preso molte tecniche sia per quanto riguarda la scultura, la terracotta, le piastrelle dipinte, il legno, incideva il legno, faceva queste cose qua, faceva di tutto. Era un genio estroso? Sì, assolutamente. L'ultima tappa ci riporta alla pazienza e alla precisione. L'arte del merletto a tombolo, vanto della tradizione goriziana dal XVII secolo, si svela nella sua complessità, un mestiere antico che oggi torna a essere contemporaneo e professionale. Chi è la tipica persona che vuol fare i merletti? Allora, noi facciamo moltissima promozione facendo attività culturali nostre, attività espositive, o partecipando alle attività culturali di enti e istituzioni del territorio. In questo modo promuoviamo, facciamo conoscere il merletto goriziano, e dopodiché le persone si avvicinano perché noi organizziamo corsi gratuiti su tutto il territorio regionale per persone di ogni età che possono imparare a lavorare a tombolo, a disegnare il merletto. Gli alunni o alunne in questo caso sono prevalentemente femminili, maschili, c'è una certa età che prevale? E ci sono forse prevalentemente donne, ma tanti uomini che si avvicinano, e anche ragazzi giovani. Quest'anno siamo anche ritornati a insegnare il merletto nelle scuole, come si faceva alcuni decenni fa, e siamo entrati in alcune scuole superiori della nostra regione, soprattutto in quelle che hanno l'indirizzo del tessile e della moda, e i giovani hanno accolto con entusiasmo, hanno già iniziato anche loro a progettare,
perché il merletto non è solo antica tradizione, è sempre contemporaneo, si presta a tante soluzioni, a tante realizzazioni. State riattivando un filone di studio? Le stiamo coltivando, diciamo, con la promozione che abbiamo fatto in questi ultimi anni. In questo momento abbiamo circa quasi 400 allievi su tutto il territorio regionale, quindi speriamo in un futuro di maestre merlettaie, di disegnatrici. Il nostro viaggio a Mossa termina qui. Le giornate FAI hanno trasformato la comunità di Mossa in un museo diffuso e questo ci deve ricordare che il patrimonio culturale è ciò che definisce le nostre comunità. Spetta a noi amarlo e proteggerlo. Grazie per averci accompagnato.